L'errore più comune in italiano. Se stai imparando l'italiano come lingua straniera, molto probabilmente fai questo errore. Molto probabilmente lo fai più volte al giorno, solo che non sai che è un errore. In realtà questo errore è facilissimo da correggere. Dico che è l'errore più comune in italiano perché comunque lo vedo molto spesso nei commenti che ricevo. Quindi è un errore che io vedo tutti i giorni, più volte al giorno. Non ho delle statistiche esatte, comunque indicativamente un commento su 5 contiene questo errore. Se poi prendiamo in considerazione solo i commenti che contengono queste parole, diciamo che è molto probabile che contengano anche questo errore. In realtà è un errore semplicissimo da correggere, basta capire una cosa. Comunque evitiamo di perdere tempo e vediamo subito qual è l'errore. Per esempio, prendiamo questa frase. Questa affermazione non è vero. Questo è il singolare. Al plurale, queste affermazioni non sono veri. Qual è l'errore? L'errore è che il sostantivo affermazione, così come tutti i sostantivi che terminano per zione, è femminile. Quindi non puoi dire questa affermazione non è vero, devi dire questa affermazione non è vera. Al plurale dovrai dire queste affermazioni non sono vere. Nella mia esperienza l'errore con il plurale è sicuramente più comune. Quindi se stai imparando l'italiano come lingua straniera, forse pensi che questo tipo di parole, cioè le parole che terminano per zione, siano maschili. In realtà no, sono femminili. Prendiamo una frase leggermente diversa. Il tuo affermazione non è vero. In questo caso c'è l'aggettivo possessivo, che evidentemente complica un attimo le cose perché comunque questo errore lo vedo molto più spesso con gli aggettivi possessivi. La forma corretta sarà: la tua affermazione non è vera. Questo è l'esempio al singolare. Vediamo il plurale. I tuoi affermazioni non sono veri. Questa frase è sbagliata perché la persona ha usato le forme del maschile plurale. Invece bisogna usare le forme del femminile plurale. Quindi dobbiamo dire: le tue affermazioni non sono vere. Qual è la cosa difficile? La cosa difficile è che questi sostantivi hanno il singolare che termina per e, quindi zione, e il plurale che termina per i, quindi zioni. Però, essendo femminili, richiedono articoli e aggettivi femminili. Qual è la cosa positiva? La cosa positiva è che questa è una delle poche regole che non hanno eccezioni. In sostanza, tutti i sostantivi che terminano per zione sono femminili. Tra l'altro la stessa parola eccezione rientra in questa categoria. Quindi diremo l'eccezione, le eccezioni, un'eccezione delle eccezioni, questa eccezione, queste eccezioni. Quindi se vedi una parola che termina con zione o sione, sai già che è femminile. Per esempio, se vedi il sostantivo dichiarazione, sai già che dovrai usare articoli e aggettivi femminili. Per esempio, una dichiarazione, delle dichiarazioni, la dichiarazione, le dichiarazioni, questa dichiarazione, queste dichiarazioni. Per esempio, questa dichiarazione è falsa. Singolare, queste dichiarazioni sono false. Plurale. Oppure, la tua dichiarazione è falsa. Singolare, le tue dichiarazioni sono false. Plurale. In questa categoria rientrano veramente tanti sostantivi. Per esempio, azione
lezione, situazione, contrazione, riparazione, per esempio creazione, preoccupazione, constatazione, liberazione, afflizione, contrattazione, applicazione. Ecco altri esempi: emozione, considerazione, sensazione. Vabbè, adesso non volevo elencare l'intero vocabolario italiano. L'importante è capire il concetto. Indipendentemente dal significato, tutte le parole che terminano in -zione sono femminili. Quindi altro esempio, prendiamo il sostantivo riparazione. Riparazione è femminile. Perché? Perché termina per -zione. Quindi dovremo dire la riparazione è costosa al singolare e le riparazioni sono costose. Come dicevo, ci sono veramente tantissimi sostantivi che terminano per -zione. Adesso non mi vengono in mente così. Lo stesso discorso vale anche per le parole che terminano in -sione, quindi non con z-i-one, ma con s-i-one. Per esempio, fusione. In italiano diciamo la fusione singolare, le fusioni plurale. Qual è l'errore? L'errore è che gli stranieri che imparano l'italiano dicono, per esempio, il fusione e gli fusioni. Quindi usano questo sostantivo come se fosse maschile. Ti faccio un esempio. La fusione è problematica. Come vedi ho usato l'articolo femminile la e l'aggettivo femminile problematica. Al plurale diremo le fusioni sono problematiche. Come vedi ho usato l'articolo plurale femminile le e poi ho usato l'aggettivo femminile plurale problematiche. Non ho detto i fusioni sono problematici. I sostantivi che terminano per -sione, quindi con la S, non con la Z, sono meno numerosi. Mi vengono in mente, per esempio, inclusione, esclusione, torsione, ritorsione, contorsione, tensione, conclusione. Per esempio, prendiamo la parola conclusione. Un esempio potrebbe essere questo: al singolare, la tua conclusione non è corretta. Come diremo al plurale? Al plurale diremo le tue conclusioni non sono corrette. Ecco, come dicevo, secondo me questo è l'errore più comune in italiano. Lo vedo veramente molto spesso nei commenti, però diciamo che è un errore facile da evitare. È facile da evitare proprio perché la regola non ha eccezioni. Quindi non esistono sostantivi in -zione o -sione maschili. Questi sostantivi sono tutti femminili. Quindi non ci sono sostantivi in -zione o -sione con cui devi usare articoli, aggettivi maschili. Spero che almeno tu non faccia più questo errore. Che la fluenza sia con te.